Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Questo è Mattino Milan in questo giovedì 20 novembre 2025. Un saluto da parte di Enrico Boiani. Questa mattina non c'è il direttore, c'è invece al suo posto Beatrice Sarti. Bea, ciao, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti e buongiorno. Allora, come sempre, io ragazzi vi invito a cliccare il like, quindi a cliccare il pollicione in su, a lasciare un mi piace a questo video, a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella, commentando, insomma, lasciando un commento e abbonandovi se vi va, rinnovando anche il vostro abbonamento ad 1,99. Grazie a tutti coloro che continuano quotidianamente ad essere con noi, anche perché, Bea, inizia a salire un po' la tensione, inizia a salire un pochino la tensione. Domenica sera Inter Milan 20:45, la pausa nazionali è ormai alle spalle e sta arrivando il derby. Eh sì, sta arrivando il derby, oggi è giovedì, quindi ci stiamo avvicinando, mancano solamente 3 giorni pieni, diciamo, al derby, poi è ovvio che la partita è domenica sera, quindi bisognerà attendere tutto il turno di campionato per vivere il derby, però diciamo che ne parliamo da 2 settimane di questo derby, perché con la pausa nazionale di fatto siamo stati tra virgolette obbligati a parlare di derby perché il derby è una partita importante, però se prima c'è la sosta è lunghissima l'attesa, no? Però ci siamo. Eh sì, ci siamo perché comunque manca poco, come hai detto tu. Nel titolo avete visto una novità assoluta, tra pochissimo ne parliamo perché è di fatto una novità per la Serie A e per il Milan e anche un forfait. Partiamo dal forfait, cioè dal giocatore che insomma, non dovrebbe prendere parte al derby, è più un no che sì ad oggi, poi magari tra oggi e domani ci saranno delle novità a riguardo, ma la situazione Non attuale credo. è quella che dobbiamo raccontarvi, ovvero Santiago Jiménez, che non ha recuperato al suo problema alla caviglia. Io ricordo, Bea, prima della sosta qualcuno parlava di un paio di settimane, massimo 3, qualcuno diceva che era oltre un mese, insomma c'erano voci abbastanza Sì, sì, discordanti. sì. Allegri in conferenza aveva detto speriamo di averlo per il derby, se non lo avremo per il derby vedremo, e la situazione sembra essere proprio questa, cioè di un Santiago Jiménez che non recupera per Inter Milan. A questo punto immagino con la speranza di averlo poi per la sfida contro la Lazio, però insomma continua l'assenza di Santiago che non è stato aiutato, non si è aiutato diciamo nelle prime partite perché non ha segnato ancora un gol, ha fatto fatica, inizialmente si mangiava le occasioni, poi ha anche smesso quasi di averle. Non lo sta aiutando neanche questo infortunio, perché diciamo che magari continuare a giocare, provare a cercare magari la via del gol, essere comunque titolare come era di fatto, poteva dargli una mano. Questo infortunio diciamo che non lo aiuta, in attesa poi di arrivare a gennaio col mercato. Sì, ma anche perché non sappiamo neanche il livello dell'infortunio, cioè non abbiamo mai ricevuto comunicazioni dal Milan, cioè nel senso l'infortunio di Rabiot è un infortunio in cui ci è stato comunicato quale fosse il problema, il grado di lesione, eccetera, 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 quindi poi le tempistiche sono quelle. Su Jimenez di fatto ha parlato lui, ha parlato il papà, però il livello dell'infortunio non lo sappiamo, quindi cioè io faccio anche fatica a dirvi la prossima c'è, magari sì, magari no, però cioè, onestamente non si capisce bene lui che problema abbia alla caviglia, magari è solamente un'infiammazione, però sono uscite talmente tante cose su questo infortunio che se non c'è chiarezza poi le voci si rincorrono, no? Quindi di fatto dobbiamo capire che cos'ha. Ieri ha fatto personalizzato, così come il giorno prima, e quindi sembra che per il derby non ci possa essere e quindi davanti vedremo come schierarci senza Santiago Jimenez. È ovvio che una punta di ruolo non ce l'hai, però le alternative sì. Bea, a proposito di davanti, arriviamo al dunque. Se ti dico 17 agosto, ti viene in mente qualcosa? Uh, Milan Bari?
Bravissima, Milan-Bari è l'ultima volta e l'unica volta ufficiale in stagione in cui Rafael Leao e Christian Pulisic hanno giocato insieme dal primo minuto. L'ultima volta hanno giocato lì un quarto d'ora insieme dal primo minuto, poi c'è stato l'infortunio di Leao, una volta tornato Leao a Napoli, Pulisic esce dal campo, giocano insieme uno spezzone a gara in corso a Torino, poi si fa male Pulisic, torna Pulisic, giocano insieme uno spezzone a Parma. Questo è il quadro della situazione di Pulisic Leao insieme. Dal primo minuto solo col Bari avevano giocato insieme e neanche poco durante il precampionato, durante la tournée, facendo anche tra l'altro molto bene. E anche in questa stagione, in realtà, se ci pensiamo, contro la Juve a Torino e contro il Parma al Tardini, arrivano due occasioni molto nitide nei minuti in Sì, cui sì. loro due giocano insieme, tra l'altro entrambe una su assist dell'altro reciprocamente. E quindi insomma la speranza, non so te, io perlomeno ho questa speranza, è che contro l'Inter, se dovessi fare tu Milan una partita d'attesa, una partita in cui provi a sfruttare gli spazi che l'Inter lascia alle sue spalle, hai i due migliori interpreti, cioè sono i due giocatori del Milan offensivi che hanno fatto di più fino ad ora, Pulisic nella primissima parte, Leao quando è mancato Pulisic Sì, ed sì, è tornato un assolutamente. pochino in condizione, insomma Beh, è sono i un più bene forti. che dopo quasi 100 giorni tornino dal primo minuto insieme loro due. Sì, cioè sono i più forti lì davanti, senza ombra di dubbio. È chiaro che bisognerà, insomma, vedere come e se si intenderanno. Io, per quel poco che li ho visti giocare insieme, mi sembrava che si intendessero bene. Poi è chiaro che da capire anche come imposterà la partita Allegri. Io non lo so se con l'Inter ti puoi permettere di fare la partita che ad esempio hai fatto nel primo tempo con la Roma, perché per me l'Inter, se giochi il primo tempo come con la Roma, un gol te lo fa. Poi magari veramente giochiamo la stessa identica partita, va alla stessa identica maniera, speriamo, però c'è una partita attendista sì, però bisogna andarci cauti perché contro l'Inter è una squadra che ha subito gol, probabilmente molto più della Roma, ad esempio, senza probabilmente, però ha segnato anche molto di più. Quindi bisogna essere molto bravi. Quindi bella l'idea di fare una partita attendista con Leao e Pulisic che ripartono in contropiede, però mi auguro di vedere anche qualcos'altro. Ecco. Però lì davanti, sì, loro due sono le soluzioni più giuste, anche perché avevamo fatto un po' la bocca a vederle insieme, poi purtroppo l'infortunio di Leao ha fermato questa coppia. Sì, la mia speranza appunto è che possano A, star bene entrambi e B, pian piano avere appunto le modalità per trovare sempre più chimica, perché mi sembra che in parte ci sia, nel senso che abbiamo visto tante combinazioni, abbiamo visto, come dicevo, due occasioni importanti tra loro due e quindi la mia speranza è quella, ecco, che da adesso in poi possono esserci loro. Poi a partite in corso con cui ti può dare una mano, a partite in corso anche Jimenez, in alcuni tipi di partite magari anche con Jimenez dal primo minuto, però ecco, loro due sono i due giocatori di livello più alto. Hai Sì, parlato di Inter, Bea, mi e auguro che Nkunku torni da questa sosta con un po' più di voglia, carattere, incisività, anche perché ricordo che i primi mesi, anzi le prime settimane, erano state, tra virgolette, anche positive, no? Quando era entrato aveva fatto gol, quel bel gol. Quindi spero che possa essere un po' diverso rispetto alle ultime gare, perché le ultime gare veramente, veramente insufficiente. sì, io spero che trovi un po' più di voglia, un po' più di cuore, sto ragazzo che è sembrato un pochino spento Mm. nell'atteggiamento, no? Spero ritrovi un pochino di verve, anche perché, ricordiamo sempre, 40, 40. Dicevamo, hai parlato di Inter e facciamo un piccolo punto anche sull'Inter che dovrebbe avere tre giocatori in forte dubbio. Due Mm. sono
verso il forfait, anche loro, in dubbio, ma verso il forfait. Stiamo parlando di Mkhitaryan e di Matteo Darmian, quel vecchio cuore di Matteo Darmian, tra l'altro, e un altro giocatore che io, come San Tommaso, finché non vedo, non credo, ovvero Denzel Dumfries, che insomma ha lasciato il ritiro della nazionale per un piccolo fastidio muscolare, se è tornato insomma, a disposizione di Kivu, avvertiva ancora dolore ieri, anche l'altro ieri avvertiva dolore, si è allenato a parte, siamo a Può essere giovedì. anche vero, eh? No, no, ma Cioè, infatti, ma sicuramente, onestamente però farebbe molto ridere che il primo derby che non gioca Teo non lo gioca nemmeno Dumfries. sì, tra l'altro farebbe molto ridere in questa rivalità, forse si mancano a vicenda e quindi non lo Mancano voglio vicini. giocare subito. No, scherzi a parte, però siccome siamo abituati, quando c'è la sosta nazionale, a giocatori dell'Inter che rientrano alla base, sembra che stiano molto male e poi 2 giorni dalla partita tornano in gruppo e giocano, io Non ti aspetterei. fidi, sei come Non San mi fido, Tommaso. non mi fido assolutamente, quindi aspettiamo. È ovvio che senza Dumfries l'Inter perde tanto, Mm. però insomma aspettiamo, anche perché proprio su quella fascia, Bea, ci sarà e c'è l'unico grande dubbio di Allegri, ovvero se schierare Estupinian o se schierare Bartesaghi. Questo è il grande dubbio che c'è alla vigilia di questa partita. Ne avete parlato anche ieri durante il talk, è stato un po' il tema del talk della giornata di ieri. Anche Quindi di Parma-Milan. ah? Se ci pensi è stato anche il tema di Parma-Milan, no? Sì, Di esatto, fatto esatto. È stato anche il tema di Parma-Milan in cui ha giocato un po' a sorprese Stupinian, ha fatto gli errori che ha fatto e lo sappiamo, e quindi diventa un tema anche per il derby, di conseguenza per forza di cose. Davide Bartesaghi, tra l'altro, ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, non la leggeremo qui stamattina, anche perché siamo quasi arrivati alla conclusione, la recuperiamo meglio durante il talk, la leggiamo in versione integrale, anche perché ha parlato di derby, di Teo, di tante cose e quindi dobbiamo andare a leggerla. Dulcis in fundo, Bea, per chiudere, oggi è una giornata importante, magari starete guardando questo video quando questa cosa è già accaduta, quando invece magari sta per accadere subito, non lo so, ma ore 13:30, anche se so che a molti tifosi del Milan non interessa, c'è il sorteggio dei sì, playoff dell'Italia e speriamo, accendiamo un cero che possa andare bene. offrirci delle partite giocabili. Ecco. Sì, anche se è ovvio, cioè, credo che tutti nella nostra testa, cioè, pensiamo al fatto che l'Italia è uscita con la Macedonia del Nord, quindi sì, il sorteggio speriamo che vada bene, però cioè, non è detto comunque, perché voglio dire, quando esci con la Macedonia del Nord, quindi dato che c'è, perché c'è la Macedonia del Nord, è ovvio che sì, cioè non è che stai rischiando di prendere la Germania o il Portogallo, sono tutte squadre molto alla portata dell'Italia, però vedremo anche se l'Italia le giocherà entrambe in casa, io dico sempre entrambe, perché lo do per scontato, però insomma incrociamo le dita per Rino e per tutti quelli che non hanno mai visto un mondiale, perché ci sono delle persone che il mondiale non l'hanno mai vissuto. Possiamo accantonare il mondiale invernale, che per me non è stato un mondiale, però il mondiale vero, cioè quello che si gioca d'estate, che ci si ritrova nel pub a bere qualcosa con gli amici, a mangiare, ci sono delle persone che non l'hanno mai vissuto, quindi incrociamo le dita. Sì, considerando poi che invece per il prossimo mondiale dovremo fare le nottate perché saranno negli Lo Stati so. Uniti, quindi dovremo stare svegli di notte, ma non importa, speriamo comunque di esserci. Beh, siamo arrivati in fondo a questo episodio di Mattino Milan. Io vi ricordo come sempre che alle 13 c'è Lunch Press in diretta, alle 16 c'è il Talk in diretta, quindi vi aspettiamo con i prossimi appuntamenti. Vi aspettiamo anche sui social, @ Radio Rossonera, su Instagram, su TikTok, un po' ovunque. Seguiteci anche lì, tanti contenuti esclusivi E per giochi. voi. Bea, grazie, ciao. Grazie a voi, a dopo. Un saluto, un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani. A più tardi. Ciao.